Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi parliamo di faccende domestiche. Cosa sono le faccende domestiche? Sono quei lavori o quelle attività che dobbiamo fare in casa per pulire o mettere in ordine la casa. Se siete in Italia e avete in programma di rimanere qui per un periodo più o meno lungo, può essere utile conoscere un po' di lessico relativo alle faccende domestiche. In casa vostra, chi si occupa dei lavori di casa? Chi si occupa delle faccende domestiche? In Italia la pulizia della casa è ancora un lavoro prettamente femminile, quindi riservato alla donna. Ma in realtà le cose stanno decisamente cambiando, perché spesso le donne sono impegnate tutto il giorno fuori di casa per fare altri lavori. Quindi in questa situazione si può chiedere aiuto agli altri componenti della famiglia o agli altri inquilini della casa. E se nessuno può, allora si può pagare una persona esterna che viene e pulisce la casa e sistema la casa. Questa persona è l'uomo o la donna delle pulizie o anche semplicemente colf. Ma adesso vediamo nel dettaglio quali sono i verbi e un po' di lessico che usiamo quando parliamo di faccende domestiche. Cominciamo con il primo verbo, pulire il pavimento. Per fare questo diciamo anche spazzare il pavimento con una scopa oppure pulire per terra. Usiamo quindi la preposizione per più il sostantivo terra, che significa semplicemente il pavimento. Per fare questo si può usare un elettrodomestico che si chiama aspirapolvere. In questo caso si dice passare l'aspirapolvere. Infine si deve lavare il pavimento. Per lavare il pavimento usiamo il secchio. All'interno mettiamo l'acqua e il detergente e usiamo uno straccio o il mocio che bisogna immergere nell'acqua e poi strizzare. Il secondo verbo che impariamo è spolverare. Spolverare significa togliere la polvere che si deposita sui mobili della casa e per farlo si utilizza un panno. Il terzo verbo è fare o rifare il letto. Significa riordinare il letto dopo che ci siamo alzati la mattina, ovvero mettere in ordine il letto sistemando le lenzuola, la coperta o il piumone. Un altro verbo da analizzare è fare il bucato o lavare i panni. Significa lavare i vestiti e la biancheria. Si può lavare i panni a mano o in lavatrice. La lavatrice è l'elettrodomestico che usiamo in questo caso e per lavare è necessario usare anche il detergente o il detersivo per i panni. Dopo che abbiamo lavato i panni, un altro verbo importante è stendere i panni o stendere il bucato. In Italia spesso i panni si mettono ad asciugare al sole, all'esterno quindi, sui fili o su uno stendino. Alcuni italiani usano anche un elettrodomestico che si chiama asciugatrice e che serve per asciugare i panni più velocemente. Spesso però può capitare di vedere molti panni stesi alle finestre passeggiando in alcuni paesini italiani. Può sembrare un'immagine stereotipata, ma nel sud Italia è ancora abbastanza comune. Infine, quando i panni sono asciutti, bisogna ritirare i panni, piegarli e quando è necessario stirare i panni.
Per fare questo si usa un altro elettrodomestico che si chiama ferro da stiro. Tra le faccende domestiche sicuramente questa è quella che mi piace di meno, ma se volete evitare di farlo si possono portare i panni nelle lavanderie, che sono proprio quei negozi che si occupano di lavare e stirare i vostri vestiti. Continuiamo con un'altra attività assolutamente necessaria in casa: lavare i piatti. Anche in questo caso si può usare un elettrodomestico che si chiama lavastoviglie. Per stoviglie intendiamo un po' tutto quello che è necessario per cucinare e mangiare, come pentole, piatti, bicchieri e posate. C'è invece un'altra attività che ritengo tra le più faticose e stancanti, che è quella di pulire i vetri, specialmente se avete una casa con tante finestre e quindi con tanti vetri. Per pulire i vetri si usa un panno e il verbo è passare o strofinare il panno sui vetri. Se invece avete un giardino, un terrazzo o uno spazio esterno con molte piante, allora bisogna tenerlo in ordine, quindi pulire, spazzare e dare l'acqua alle piante o innaffiare le piante. L'ultima faccenda domestica che analizziamo è fare la raccolta differenziata dei rifiuti. I rifiuti sono quelle cose che dobbiamo buttare o oggetti che non ci servono più. L'insieme dei rifiuti si chiama anche immondizia o spazzatura. Possono essere di diversi materiali e per questo motivo bisogna differenziarli e dividerli in buste o sacchetti. Dopo che abbiamo differenziato i rifiuti, si buttano nei cassonetti o bidoni dell'immondizia o della spazzatura che si trovano per strada. Ma questo sistema può variare in Italia a seconda della città in cui ci troviamo. Anche questa attività la trovo personalmente molto noiosa, ma ne riconosco l'utilità e l'importanza. Per questo chiedo sempre aiuto a mio marito. La mia lezione finisce qui. Vi ricordo che se volete fare un po' di pratica ho preparato un'attività per voi. Trovate il link qui in descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!